Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Anche oggi parliamo delle ultime in casa Inter e naturalmente si parla tanto di calciomercato con la partenza di Dumfries in direzione Madrid, la stretta per palestra e quelle che potrebbero essere le prossime mosse dell'Inter e poi ci sono altre situazioni relative al portiere, alla difesa dove è spuntata l'ipotesi Mancini e delle cessioni minori come quella di Camati. Andiamo con ordine e naturalmente partiamo proprio dai titoli dei quotidiani sportivi in edicola oggi. Io vi ricordo anche, come al solito, un like al video e l'iscrizione al canale se volete supportare con 2 semplici clic. Partiamo dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport e il titolo è Dumfries da Mu, ora serve palestra. Svolta a destra nell'Inter, l'olandese va al Real. Sarà pagata la clausola da 20 milioni, pronto il rilancio all'Atalanta per avere subito l'esterno azzurro. Ovviamente anche all'interno sulla Gazzetta dello Sport si parla tantissimo della situazione della fascia destra dell'Inter. Leggiamo infatti Dumfries e Real, Inter tutto su palestra. L'olandese da Mu per 20 milioni offerta alla Dea. Gli spagnoli pagheranno la clausola dell'esterno, ora Marotta stringerà con l'Atalanta per l'azzurro. Ovviamente sullo stesso tema troviamo articoli anche sul Corriere dello Sport che in prima pagina titola Dumfries da Mu, il Real paga la clausola, palestra costa 50 milioni. Dopo 5 stagioni e 8 trofei, Denzel è vicino all'addio, José lo aspetta al Bernabeu, operazione da 20 milioni, Ausilio tratta con l'Atalanta, ma anche Maresca, l'erede di Pep, insegue l'azzurro. Leggiamo poi anche all'interno del Corriere dello Sport l'Inter gioca il 2 fisso. Da una parte infatti c'è offerta per palestra, ma la Dea chiede 50 e c'è l'ombra del City. Sulla pagina successiva leggiamo invece Dumfries va al Real, colpaccio per Mu grazie alla clausola. Ovviamente sullo stesso tema si esprime anche Tutto Sport. Dumfries e sì al Real, accelerata su palestra. Blancos vicini a pagare la clausola per l'olandese e così l'Atalantino diventa la priorità per Ausilio, però c'è la concorrenza inglese. Ora partiamo naturalmente dalla cessione di Denzel Dumfries, quindi dalla partenza causa clausola. Diciamo che era una partenza che non è proprio un fulmine a ciel sereno, ce lo aspettavamo che quest'anno qualcuno pagasse la clausola, anche perché già quando si vociferava che fosse di 25 milioni era una cifra abbordabilissima per le qualità del calciatore, addirittura è intorno ai 20 milioni, quindi diciamo che non è certo una sorpresa, sapevamo che su Dumfries c'erano i top club europei, si era parlato in primis del Barcellona anche se un po' più defilato, poi c'era il Liverpool che si era interessato all'olandese già a gennaio, il Real Madrid di Mourinho, quindi insomma ci aspettavamo che Dumfries potesse partire quest'anno. Non biasimo il calciatore, perché è vero qualcuno magari ha sottolineato il fatto che ha preteso la clausola da 20 milioni, qualcuno ha parlato anche di incompetenza dei dirigenti, ovviamente quello è assolutamente da escludere perché se ricordiamo Dumfries praticamente rinnovò a pochi mesi dalla scadenza, quando la possibile partenza a zero era un'ipotesi concreta e quindi a quel punto la clausola nel contratto fu un po' un compromesso, quindi con Dumfries che diciamo non era legato al contratto perché la clausola era bassa e quindi se fosse arrivato un top club europeo che era la sua aspirazione comunque avrebbe potuto pagare la clausola senza troppi problemi. E dal punto di vista dell'Inter naturalmente si assicurava di non perdere il calciatore a zero, quindi già questo è un punto importante. L'Inter ha tenuto Dumfries per altri 2 anni e in più non lo ha perso a zero, quindi è un qualcosa di importantissimo da questo punto di vista. C'è poi da sottolineare un altro aspetto, che oggi per esempio per Dumfries 20 milioni sono praticamente niente per le cifre attuali del mercato, senza clausola era un giocatore che nonostante i 30 anni poteva tranquillamente valere il doppio della clausola che sarà pagata dal Real Madrid. Però se ricordiamo l'estate anche precedente a quella al rinnovo del contratto, l'Inter aveva provato a cedere Dumfries, o meglio si vociferava che un'offerta intorno ai 25 milioni sarebbe stata sufficiente, quindi anche da qui la clausola in quel momento sembrava sì bassa ma non come oggi, quindi è chiaro che era una situazione particolare ed è chiaro che poi è una clausola che visti i presupposti faceva un po' comodo a tutti. Chiaramente il calciatore aveva l'aspirazione del top club europeo, a 30 anni è l'ultima grande opportunità della carriera e il Real Madrid non lascia naturalmente indifferenti, dobbiamo essere anche realisti, il Real Madrid rappresenta, per quanto sia brutto da dire da interisti, ma per Dumfries rappresenta in questo momento un ulteriore step, un ulteriore salto di qualità. Il punto è adesso però l'Inter è costretta ad accelerare su palestra.
perché ecco, ieri c'è stata la notizia dell'offerta da 40 più 5 rifiutata dall'Atalanta. Si era vociferato che l'Inter potesse spingersi a 43 milioni più 5 di bonus, però anche quella non sarebbe sufficiente per l'Atalanta che chiede 50 milioni più bonus. Ecco, parte da una valutazione di 50 milioni il club dei Percassi. Chiaramente, se valutiamo la cifra, secondo me è esagerata, perché 50 più bonus significa finire per pagare Palestra una cifra vicina ai 60 milioni. Ecco che se non sono 60 magari diventano 54, 55, insomma, più o meno quella è la cifra che chiede l'Atalanta. Ed è una cifra che solitamente si paga per un top player già affermato. Ricordiamo che Palestra ha caratteristiche importanti, ha tante qualità, è un calciatore che a me piace tanto e che secondo me potrebbe portare un upgrade all'Inter. Però non dimentichiamo che ha giocato praticamente un solo anno in Serie A al Cagliari, quindi comunque avrà bisogno di confermare le qualità che ha già messo in mostra, avrà bisogno di adattarsi ad un contesto diverso sia dal punto di vista tattico, perché ci sono modi e modi ovviamente di applicare il 3-5-2. L'Inter è una squadra che passa praticamente la maggior parte del tempo nella metà campo avversaria e questo cambia tanto, e poi avrà bisogno di adattarsi anche a pressioni diverse, quindi chiaro che viste tutte queste premesse la cifra di 50 più bonus risulta effettivamente una cifra probabilmente sproporzionata per quello che ha fatto vedere Palestra finora. Il punto qual è? Perché l'Atalanta spinge per quella cifra? Perché se vediamo il percorso, insomma, 40 milioni più bonus o 43 più bonus sarebbe stata già una cifra sufficiente. L'Atalanta in primis è una squadra che quando vende e stabilisce un prezzo e difficilmente scende da quel prezzo. Non è una squadra che ha bisogno di fare delle cessioni, perché la cessione importante l'ha già fatta quest'anno con Ederson allo United e quindi insomma non ha fretta di incassare l'Atalanta. E dall'altro c'è un altro aspetto, che ovviamente i bergamaschi sperano che possa aprirsi un'asta per Palestra, perché ci sono tanti interessi, in primis dalla Premier League, dove si vocifera che ci fosse il Newcastle pronto già a pagare quello che chiedeva l'Atalanta, però è il calciatore che non è convinto della destinazione, perché naturalmente una squadra fuori dalle coppe, una squadra che è arrivata a metà classifica in Premier League, e quindi chiaramente Palestra cerca anche un progetto più ambizioso. Occhio però, perché il Newcastle non è l'unica, c'è il Manchester City di Maresca che ha l'interesse per il calciatore, non ha ancora mosso passi ufficiali, però insomma se vediamo la condizione economica delle squadre di Premier non è difficile immaginare che il City possa presentarsi con un assegno da 50 milioni e portare via Palestra. Quindi è chiaro che all'Atalanta interessa anche un po' tentennare, aspettare che arrivino altre offerte, magari sperare in un'asta. Dal punto di vista dell'Inter, ovviamente il tempo è il nemico numero uno in questo momento, perché più si attende, più è possibile che possa arrivare un club a portare via il calciatore, come per esempio l'anno scorso è successo con Leoni, quando arrivò il Liverpool con 40 milioni e portò via il difensore. Ecco, oggi ci troviamo in una situazione simile con Palestra. E c'è poi l'altra situazione, ovviamente all'Inter non vogliono ripetere il caso Lookman, caso più che affare Lookman. E quindi l'Inter ha fretta di definire quanto prima quali possono essere le prossime mosse. Ovviamente un'offerta cash da 50 milioni più bonus è difficile che l'Inter possa farla, perché naturalmente è una condizione economica diversa rispetto ai club di Premier, perché l'Inter ha altre necessità di mercato, perché c'è necessità di coprire la difesa, c'è necessità anche di un centrocampista, quindi insomma è difficile che possa arrivare a quella cifra. L'idea è puntare sulla volontà di Palestra e quindi ecco, con Palestra che può spingere in direzione Inter, e convincere l'Atalanta con l'inserimento di una contropartita che potrebbe corrispondere al nome di Cocchi. Quindi chiaramente non si può puntare solo sulla volontà del calciatore, perché sappiamo a Bergamo le volontà dei calciatori contano relativamente. Non è la prima volta che l'Atalanta comunque rifiuta offerte nonostante le volontà dei calciatori. Il nome di Cocchi potrebbe interessare all'Atalanta, perché è un profilo che ha fatto vedere delle buone qualità, è un profilo che è da valorizzare, però un profilo che anche con il giro di qualche anno potrebbe essere rivenduto comunque a cifre importanti. Dispiacerebbe perdere Cocchi, perché comunque è un calciatore promettente, probabilmente non ancora pronto per la prima squadra, però è un giocatore promettente. Il fatto è che l'Inter in questo momento deve provare a chiudere quanto prima per un esterno. Perché
Con Dumfries ancora in rosa, l'Inter aveva sì l'obiettivo palestra, ma non era una necessità immediata. Con Dumfries che è partito, che va al Real Madrid, chiaramente l'Inter si trova a dover tappare un buco nella rosa. E questo cosa succede? Che magari vai a trattare palestra e l'Atalanta fa un prezzo esagerato, perché dal mio punto di vista rimane esagerato quel prezzo fatto dall'Atalanta. Ma se si va a puntare un altro esterno, ecco che se si trova un'alternativa, un piano B, chiaramente anche lì i prezzi rischiano di salire. Ricordiamo quello che successe nell'estate dove Lukaku praticamente era quasi certo del ritorno e poi è sparito. Ogni volta che l'Inter si avvicinava ad un attaccante, i prezzi schizzavano alle stelle. Anche per Balogun, che era un buon attaccante, ma insomma non era certamente un fenomeno, i prezzi schizzavano oltre i 40 milioni. Perché chiaramente chi vende sa che l'Inter ha una necessità immediata in quel ruolo. Deve acquistare in questo momento un esterno destro e quindi tutti i prezzi tenderanno un po' a salire, ecco, tenderanno a ipervalutare i calciatori. Quindi palestra è la priorità, che si provi a chiudere e soprattutto che non si prolunghi troppo la trattativa per palestra, che non si ripeta l'affare Lookman, perché ecco nel giro di una settimana l'Inter dove può spingersi? A 43, 45 più Cocchi, 46, insomma quello che sia il limite che si stabilisce all'Inter, ecco che si arrivi velocemente ad una soluzione, che sia un palestra all'Inter oppure che si debba cercare un altro calciatore, perché tanto abbiamo visto lo scorso anno anche prolungare la trattativa, anche se poi il calciatore non trova accordi con altri club, se non ci sono interessi, se il calciatore chiede la cessione, questo non cambia molto nell'affare con l'Atalanta, perché l'Atalanta fa il prezzo e difficilmente scende, quindi sarà un affare secondo me da definire nel giro di una settimana, che sia in maniera positiva o in maniera negativa. Poi naturalmente la partenza di Dumfries cambierà qualcosa all'Inter anche dal punto di vista del gioco, perché è un Inter che sia palestra o un altro esterno probabilmente dovrà anche sfruttare in maniera diversa all'esterno. Per esempio io mi aspetto un Inter che possa puntare più per esempio se dovesse arrivare palestra, che possa puntare più sulla giocata di palestra e quindi sulla qualità tecnica di palestra, che non per esempio sulla giocata da quinto a quinto, dove andavamo a sfruttare molto lo strapotere fisico di Dumfries. Un Inter che magari anche quando si trova nella metà campo avversaria può sfruttare l'uno contro uno di palestra, quindi sicuramente ecco da questo punto di vista l'Inter cambierebbe, ed è qui che io parlo di un upgrade, quindi non per screditare Dumfries, al quale va un grande ringraziamento per quello che ha fatto, ma perché comunque ecco, può cambiare qualcosa nel modo di giocare dell'Inter. Dopodiché, naturalmente, non dimentichiamo che preso palestra serve capire anche chi è l'alternativa a palestra, perché Luis Enrique dovrebbe essere in uscita, Diouf da quinto non convince e quindi poi chiaramente bisogna capire anche le prossime mosse. Io rimango del parere che un affare a parametro zero potrebbe essere utile per avere un sostituto pronto di palestra, e quindi per esempio qualcuno ha fatto il nome di Oscar Mingueza, io ribadisco il nome di Celik perché è quel calciatore duttile che può coprire la duttilità che mancherà con la partenza di Darmian, però insomma al momento serve il titolare assolutamente. Passiamo anche con gli altri articoli di giornata e si legge sulla Gazzetta dello Sport: Bissek e in bilico, avanti con Solé e c'è anche Ndicà. Con la Roma si potrà parlare pure di Mancini, nerazzurri vigili se il centrale non rinnoverà. Ecco, naturalmente l'affare Bissek-Solé è quello che un po' già conosciamo, quindi con il Bayern Monaco interessato a Bissek, non si è ancora mosso ufficialmente, però la sensazione è che, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 40 milioni, insomma, Bissek potrebbe partire e potrebbe essere rimpiazzato da Solé. L'Inter ha anche in pugno Solé, ha già un accordo col calciatore da quello che si legge, e trovare la quadra con l'Udinese non dovrebbe essere complicatissimo. Ci sono però delle alternative che l'Inter starebbe valutando. Il nome di Ndicà è un nome, se dovesse partire Bissek, quindi con Akanji dirottato sulla destra, indica che potrebbe fare il centrale della difesa a 3 come fa oggi alla Roma. E ieri c'è stata l'ipotesi anche Mancini, perché va in scadenza nel 2027 e al momento non ha ancora rinnovato con la Roma, quindi nel momento in cui dovesse avere difficoltà nel rinnovo potrebbe inserirsi l'Inter. Allora, il nome di Mancini è un nome che è molto divisivo. Diciamo che non è un nome che a me fa impazzire, però ha comunque delle caratteristiche che in questo momento mancano alla difesa dell'Inter, perché ha quella aggressività
alla marcatura, anche quella cattiveria agonistica che definirei un po' vecchio stampo, ecco, nel calcio moderno quella cattiveria agonistica dei difensori si tende un po' a perdere, ecco, si va più sulla qualità, sull'aspetto tecnico, meno sul difensore cattivo, e quindi da questo punto di vista a me non dispiacerebbe. Il punto qual è? Che se Mancini deve essere considerato il centrale, secondo me manca un po' di leadership tattica, ecco, non lo vedo il calciatore che può guidare la difesa, in effetti anche alla Roma non fa il centrale, e non è velocissimo, quindi un Inter che gioca con la difesa alta e ha tanto campo da coprire alle spalle potrebbe, ecco, un po' mettere in difficoltà Mancini. In generale quindi non lo vedo come il centrale del futuro dell'Inter, però poi dipende sempre dalla situazione di mercato. Per esempio, se io posso prendere Mancini, ecco, mettiamo caso che non dovesse rinnovare De Vrij, e dopo arriviamo anche sull'olandese, prendo Mancini e Solé, magari perché Mancini riesco a prenderlo ad un prezzo abbordabilissimo, è chiaro che non mi dispiacerebbe affatto. Se io devo prendere Mancini invece di Solé, ci penso un attimo, perché comunque Mancini è un classe 96, è un giocatore di 30 anni, e quindi diciamo che ecco, non ha tantissimi margini di miglioramento, è un calciatore che ha già fatto vedere le sue qualità e i suoi difetti. Non è un calciatore scarso, ovviamente, però ecco, se io devo fare un investimento, preferisco farlo su un classe 2000 come Solé, che ha ancora margini di miglioramento. Questo perché è vero che se prendiamo Solé, Akanji rimarrà il centrale della difesa 3, ma come detto, vedo in Mancini un centrale forse leggermente superiore ad Akanji, parliamo di centrale della difesa 3, non come valore assoluto, però neanche quel grandissimo step che ci fa sentire sicuri col nuovo centrale, quindi a quel punto, valutando questo, io punterei più su Solé, prendo un classe 2000, ancora margini di miglioramento, e magari ecco posso fare un ulteriore salto di qualità se Solé dovesse avere l'esplosione definitiva. Non è giovanissimo, ma sicuramente l'età gioca più a suo favore rispetto a Mancini. Andiamo anche con l'altro articolo, e si legge su Tutto Sport: Provedel stoppa Bologna e Lazio, troppo forte il richiamo interista. Il portiere, che ha il contratto con i biancocelesti fino al 2027, ha scelto. Secondo Tutto Sport, infatti, Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, vorrebbe parlare con Provedel per provare a convincerlo, e sulle sue tracce c'è anche il Bologna, che gli potrebbe prospettare anche un ruolo da titolare, secondo Tutto Sport. Il portiere però sarebbe troppo allettato dall'ipotesi Inter, perché in primis è una squadra ovviamente campione d'Italia in carica, che va a giocare la Champions, sarebbe il salto di qualità in un top club. E poi secondo il portiere, ecco, da quello che si legge, potrebbe giocarsi il posto con Martinez. Occhio, perché non è un'ipotesi così remota. Pepo Martinez ha avuto pochissime chance, e in quelle poche chance ha convinto, però già a Bologna, ecco, la prestazione non è stata proprio esaltante, e quindi se Martinez non dovesse convincere, ecco che il secondo ha tante possibilità di diventare titolare. Questo non per screditare Josep Martinez, ma per il semplice fatto che l'Inter non ha dato opportunità al portiere, e quindi c'è sempre quel pizzico di incertezza, perché se Martinez avesse giocato 15 partite in campionato, ne avrebbe sbagliato uno, e allora a quel punto, ecco, se avesse sbagliato una sola partita, uno può pensare ok, ma su 15 ne ha sbagliata una, quindi è un calciatore che ci dà sicurezza. Ha giocato poco, nella maggior parte delle partite ha convinto, però insomma, comunque quando vai a valutarlo su poche partite c'è quel pizzico di incertezza, e quindi ben venga un secondo che può essere, ecco, di qualità, comunque come Provedel, qualità oltre all'esperienza. Concludiamo anche con l'articolo del Corriere dello Sport, e si legge: Camati parte, va al Westerlo, De Vrij decide, 2004 in prestito. Su De Vrij c'è stata una proposta di rinnovo, come dicevamo anche ieri, a cifre più basse di 2 milioni, circa praticamente la metà di 3,8 che guadagna adesso, e però ecco, tocca all'olandese decidere, ha comunque altre opportunità. Si è parlato anche che De Vrij potrebbe decidere dopo il mondiale. Insomma, io cercherei di accelerare i tempi, anche perché chiaramente se resta De Vrij l'Inter può andare a prendere anche un solo difensore. Se dovesse partire De Vrij ne servono almeno 2. E poi c'è la situazione Camati, che dovrebbe passare alla squadra belga in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, quindi l'Inter continua un po' su quella falsariga dell'operazione Stankovic. Ovviamente ci aspettiamo delle cifre più basse, però ecco, quel modo di operare che manda magari i giocatori a giocare in prima squadra in un campionato belga che magari non è dello stesso livello della Serie A, però comunque permette ai calciatori di crescere,
e c'è una sorta di premio di valorizzazione, perché ecco chiaramente Camatè fa un grande campionato, il Westerlo lo riscatta e poi c'è il controriscatto, quindi questo porta anche i club che prendono i calciatori ad essere interessati a farli crescere. Un po' quello che ha fatto il Bruce, che ha preso Stankovic a 10 milioni, lo ha fatto giocare, ha fatto una grande stagione, adesso lo rivenderà ai 23 milioni del diritto di recompra, e quindi anche il club che prende il calciatore comunque cerca di valorizzarlo, perché sa che poi può monetizzare in quella che possiamo definire una sorta di premio di valorizzazione. Quindi ben venga questo modo di operare, se porterà l'Inter magari ad avere talenti più pronti, come dovrebbe essere quello di Aleksandar Stankovic e non solo. Ragazzi, aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sulla partenza di Dumfries, sul nome di palestra. Ecco, adesso secondo voi come dovrebbe muoversi l'Inter, visto che la partenza di Dumfries, ecco, diventa una necessità immediata sul mercato, quindi la ricerca dell'esterno, e insomma anche sulle altre trattative, perché no, anche sul nome di Mancini, che come ho detto prima divide molto. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione apposita. Come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.